Ciao, io sono Andrea Cattaveria del vivaio Mondo Cactus di Bologna. Oggi è domenica 15 marzo e non dovevo essere qua, a dire la verità. Io dovevo essere a Milis, in provincia di Oristano. Oggi si sarebbe dovuta tenere la 20ª edizione di Primavera in Giardino, una manifestazione dedicata al giardinaggio, la prima che si apre in Italia, che quindi apre la stagione di questi eventi. Ebbene, per decreto ministeriale, a causa della diffusione del coronavirus 19, l'evento è stato annullato, giustamente. E quindi ci troviamo oggi in una situazione di quarantena diffusa in tutto il territorio nazionale. Dobbiamo starcene in casa. Io nel mio piccolo, visto che ho anche la libertà di starmene nel mio vivaio e di seguire il mio lavoro, ho deciso di dare un contributo per tentare di alleviare questa situazione di pesantezza, questo pesantismo coronavirotico. E lo farei con una serie di pillole di coltivazione che chiamerò coltivare le piante grasse in epoca di Covid-19. L'idea è quello che me ne vado in giro ogni tanto, no? Mentre io sto facendo i miei trapianti di Ariocarpus, queste piante che qualcuno trova sgradevoli ma io molto appariscenti e interessanti, o trapianti e semine, un sacco di cose da fare in questo periodo per fortuna. Bene, durante queste mie situazioni consuete mi fermerò un attimo ogni tanto, farò una videoripresa e vi narrerò qualche stupidaggine. Spero di farlo nel modo più divertente possibile e soprattutto costruttivo, per darvi anche qualche idea su cosa fare con le vostre piante grasse. Questo mio contributo, su cui non prometto realmente una certa frequenza, io vi faccio soltanto una preghiera: non siate troppo cattivi nel giudicare quello che vi dirò. Magari sono tutte cose fatte all'impronta, niente di preparato, quindi non troppo scientifico. Magari sbaglio anche a dire il nome delle piante, ma preferisco così, preferisco fare una cosa colloquiale. Una cosa, ecco, io vorrei fare questo anche per come forma di ringraziamento. Ecco, vorrei ringraziare tutti quelli che oggi stanno dando l'anima per contrastare questa malattia. Io penso innanzitutto al personale ospedaliero, gente che oggi, tra medici, infermieri, che si sono anche malati e che sono anche morti, sono in prima linea, si sono veramente fatti carico di un lavoro pazzesco, con procedure tutte da inventare, che ogni giorno sono modificate, protocolli mai fatti, perché noi non abbiamo conoscenza di questa malattia, non abbiamo l'esperienza. Il mio contributo vuole essere anche per ricordare il lavoro delle forze dell'ordine che sono per strada. Ecco, un'altra categoria di lavoratori in prima linea, anch'essi esposti al contagio. Polizia, carabinieri, vigili urbani, sono quelli che presidiano il territorio, che cercano di far sì che le regole siano rispettate nell'interesse di tutti, davvero. Il mio pensiero va anche a tanti come il mio amico Fabio che guida l'ambulanza. Anche loro sono lì che si sbattono un sacco, sono a portare avanti e indietro persone malate, quelle che hanno contratto coronavirus, ma anche quelle che sono già sofferenti per malattie gravi magari, che hanno bisogno di un'urgenza di ricovero perché incidentate per tanti motivi e che trovano la loro condizione ancora più difficoltosa di prima. Bene, queste sono le persone a cui io dedico questo mio piccolo contributo, e il mio pensiero è una preghiera, diciamo, va a tutti quelli che in realtà hanno nelle loro mani le sorti di questa situazione, di questa malattia, cioè a noi, tutta la gente. Dobbiamo rispettare questa quarantena. Dobbiamo spezzare il meccanismo della diffusione della malattia, che si basa sul contagio, sul contatto fra una persona malata che entra in contatto con una persona sana. Sappiamo che il virus si trasmette facilmente per contatto attraverso le goccioline di saliva
che vengono emesse ad esempio con gli sternuti. Queste goccioline così sottili rimangono a galleggiare nell'aria a lungo tempo, si depositano sulle superfici o vengono inalate da persone sane che contraggono la malattia. Il virus è estremamente resistente alla luce, alle condizioni ambientali, per cui rimane attivo anche dopo 30 minuti, una volta che si è depositato su un oggetto. Mettiamo il caso di una persona che inconsciamente, inconsapevolmente, non sa di essere malata, sternutisce sulle sue mani, tocca il pulsante di un ascensore, tocca la maniglia di un carrello mentre sta facendo la spesa, oppure il reggimano delle scale. Quando noi tocchiamo queste superfici entro 30 minuti dal suo contatto, abbiamo grandi possibilità di contrarre la malattia. Dobbiamo evitare che questa malattia passi, quindi dotarci di guanti se tocchiamo superfici facilmente, che entrano facilmente in contatto con le persone. Dobbiamo evitare il rapporto, cioè la frequentazione di zone, di luoghi frequentati da molte persone. Dobbiamo evitare il contatto anche con persone conosciute, che non sappiamo se sono entrate in contatto con persone malate, e quindi solo così potremo rompere questa catena infernale che ci sta portando tutti in una situazione paranoica. Detto questo, io vi auguro a tutti quanti buona quarantena e speriamo di vederci su questa rete presto.